Perché NordVPN oggi? Perché oggi presentiamo un servizio che in Italia non è ancora arrivato, legato all'intelligenza artificiale di Google. Si tratta di MageFX, che è nel pacchetto, nel sito, ovviamente nella piattaforma Google Labs, dove sono stato gentilmente inserito ovviamente dopo fatto richiesta. Perché NordVPN? Perché ovviamente, come detto, il servizio non arriva in Italia, quindi abbiamo bisogno di farci trovare in un altro paese. Questo ovviamente è il problema. Qui c'è molto rumore oggi, ragazzi. Purtroppo è così, sopra stanno facendo dei lavori, ovviamente Gennaro non ha uno studio coibentato perché ci mancano le pecciole, diciamo la verità, e ragazzi facciamo quello che possiamo senza lamentarci e andare avanti lo stesso. Quindi, cosa dire? Grazie innanzitutto a NordVPN per avermi inserito, avermi dato la possibilità di avere un pacchetto annuale da provare e poi da portare sul canale. E quindi NordVPN praticamente è un servizio dove possiamo proteggere i nostri dati ulteriormente quando navighiamo online e quando facciamo ovviamente shopping eccetera eccetera, quindi poi ne parleremo con calma. Ora concentriamoci su MageFX di Google Labs per andare a vedere se veramente fa queste immagini così straordinarie. Io vi ricordo, sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologia legati agli smartphone, ma più che altro non recensioni, recensioni di smartphone, ma più che altro applicazioni e accessori. Quindi se volete iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. A questo punto andiamo a vedere questo servizio di MageFX di Google che è legato all'intelligenza artificiale. Quindi andiamo a vedere adesso, ci catapultiamo sull'iPad e andiamo a vedere ovviamente il MageFX di Google. Come si fa ad accedere al servizio? Innanzitutto bisogna iscriversi a Google Labs e poi, come ho detto, bisogna aspettare che ci diano l'ok di poter accedere a questi servizi. E poi, come ho detto prima, bisogna avere ovviamente una VPN perché in Italia questo servizio non c'è ancora. Andiamo a vedere. Allora, vedete qua Google Apps, io ci clicco sopra, adesso la VPN non è ovviamente installata, abbiamo anche internet molto lento, andiamo giù, ok, andiamo fino, vedete che ci sono tanti servizi, ok, Google ha molti servizi, quindi abbiamo oltre VideoFX che non è ancora ovviamente attivo come servizio, abbiamo anche la musica, la possibilità di fare brani, poi andremo a vedere, e un altro video ovviamente. Adesso ci concentriamo su ImageFX, che se ci clicco sopra, ok, e vado a fare l'accesso, ovviamente bisogna loggarsi con Google, vedete cosa mi viene chiesto? Mi viene chiesto ovviamente di inserire la mia mail perché ovviamente io il mio paese non è ovviamente idoneo a questo servizio. Ora andiamo a spegnere, ok, e andiamo ad azionare la NordVPN, ok, io lo azionerò a New York, va bene, oppure in un altro paese, ovviamente penso sempre di America. Ecco qua, ok, vedete ho azionato ovviamente la VPN. Adesso torno qui, ovviamente devo aspettare un attimo che i server si aggiornino, vado ovviamente su MageFX e adesso se i server si sono aggiornati, se no rifaccio l'operazione, vado qui, vedete che adesso mi chiede ovviamente di poter loggarmi. Io sono già loggato con Google, ovviamente con Gmail. Eccolo qua, l'interfaccia di ImageFX, è molto semplice da utilizzare. Qua abbiamo ovviamente il prompt dove inseriremo le nostre richieste. Qua abbiamo la visualizzazione o a 4 immagini, o mi sembra che non ne faccia più di 4, oppure una a uno. E poi ovviamente qua di sopra abbiamo un numerino che mano a mano che noi generiamo immagini, lui praticamente tiene conto, che le tiene in memoria solo se poi non abbandoniamo la pagina. Se la ricarichiamo, ovviamente queste informazioni che ha memorizzato decadono. Quindi possiamo magari, non so, fare tante immagini di un tipo e poi scegliere, ok, quelle migliori, ok, le 4 migliori. Qui sotto abbiamo ovviamente altre cose che si azionano dopo aver ovviamente dato il via alla generazione di immagini. E qui invece abbiamo ovviamente la privacy, e qua abbiamo ovviamente feedback eccetera eccetera, una cosa che non ci possono interessare a noi, ok? Adesso cosa facciamo? Prima cosa potremo cliccare qua sotto per far generare un'immagine casuale.
lui genera sempre strane cose, ok? Draghi, mostri, no, nelle volte anche personaggi che non riesci a capire cosa sono, però vediamo, ok, la composizione, ok, diciamo la qualità. Vedete, adesso ha fatto una cosa che è un cagnolino, ok, sarebbe magari, non so, un logo per un negozio, vedete? Molto, molto ben fatto, molto bello, anche la qualità è molto bella, però ovviamente noi possiamo poi trasformare tutto questo in un diciamo in vettoriale con un altro programmino che vedremo alla fine. Ovviamente non tutti diciamo quello che genera sono idonei, perché ovviamente eh, abbiamo di scontorno, non è precisissimo, però andiamo a vedere cosa si può fare. Ecco, io adesso ho generato, vedete, una cosa automatica. Vedete che tutto quello che lui ha messo in evidenza possiamo cambiarlo, ok? Per dire, andiamo un attimo a analizzare, poi ne faremo uno ovviamente a modo nostro. Vedete, vintage, ok? Possiamo andare a cambiare. Illustrator, se io vado adesso a cliccare sulla voce vintage, clicco sulla tendina, ok, vedete che mi si apre, ok, tutto questo. Quindi posso andare a scegliere, diciamo, lo stile, ok? Lo stile, non lo stile, ma il periodo, ok? Se metto futuristico, ok, vedete, metto futuristico, posso andare anche a cambiare qua, illustrazione, invece posso andare a dire che deve essere una foto. Vado di nuovo a fare così, a rigenerare, e lui mi rigenera le stesse cose. Io non ho cambiato quello che voglio, ok? Non ho cambiato quello che voglio, e praticamente lui mi va a generare, ecco, vedete, un'illustrazione. A questo punto è cambiata. Ok, possiamo, come ho detto, fare uno slide o uno swipe, oppure possiamo andare qua sotto a vedere le immagini. Solo 4, alle volte ne fa 3, alle volte ne fa 4. Cosa abbiamo? Che possibilità abbiamo di fare? Possiamo andare a modificare l'immagine. Cosa vuol dire modificare l'immagine? Modificare l'immagine vuol dire una parte di immagine cambiare il suo contenuto. Ecco, adesso io me ne prendo, ecco, bisogna però ovviamente avere diciamo un'immagine idonea, ci proviamo, ok, mettiamo così e andiamo qua, e lui praticamente cosa fa? Apre un pannello, dovrebbe aprire un pannello, dai su, apri il pannello, ecco qua, aperto. Vedi, io cosa faccio? Qua ho il pennello per la maschera, devo andare a mascherare quello che io voglio cambiare. Io adesso ovviamente lo faccio così a grandi linee, poi ovviamente voi siete molto più bravi di me, ok? E qua sotto, vedete, mi dice che modifica devo fare io, cosa devo metterci a posto di quello che c'è, e ci mettiamo in italiano gatto, vediamo se lo fa in italiano. Ecco che questo è un po' un problema, perché beh, ho dato lo start a generare, anche qua è un problema un po', perché ogni tanto capisce l'italiano, ogni tanto non capisce nulla, e quindi è meglio scrivere in inglese. Infatti ha capito, vedete, ha messo a posto il gatto. Vedete che è molto carina sta cosa qua, è molto carina. Cosa vogliamo fare poi di più, di altro? Possiamo ovviamente andare a copiare l'immagine per poterla incollare in un programma di grafica. Possiamo ovviamente andare qui e andare a scaricare l'immagine. Vedete, scarica, ok, scarico l'immagine e la scarica in file, ok, in download. Invece qui abbiamo ovviamente la possibilità di condividere. Se vado qua, condividiamo, ok, posso condividere il link di questo progetto che faccio, oppure poi sotto ciò ovviamente la solita frase che segnala un problema. Vabbè, noi non segnalavo niente perché fino adesso funziona tutto. Un'altra cosa interessante è qua sotto. Vedete tutti questi diciamo questi parametri servono sempre a migliorare la nostra immagine, quindi posso inserire una di queste voci, ma non solo, perché qui sotto, vedete qua sotto, se io do altro, le voci cambiano, ok? Le voci cambiano, penso che sia una cosa random, perché vedete proprio c'è il cerchioletto che sembra una cosa random. Posso andare a cambiare e mettere astratto, ok? E vado a dare ovviamente di nuovo il via, ok? E lui va a generare ovviamente un'altra immagine. Penso che questa volta sia un gatto astratto, sperando che fuori qualcosa di strano, tipo, non so, un gatto a forma di cane. Vedete, questo è astratto, ma non è il gatto in sé. Ha rimesso il cane, giustamente, perché
Ecco, questa la modifica la prende solo una volta, ma se facciamo modificare, rifare nuova immagine, visto che dentro c'è scritto il cane, lui fa il cane. Bene, ok, qua sotto possiamo ovviamente mettere o togliere, ok, possiamo andare anche a cancellare le cose e mettere un'altra cosa. Qua sotto invece abbiamo le impostazioni che per adesso non è che siano tante, qua abbiamo l'image quality, ma diciamo è questa. E qui invece, a quanto ho capito, se diciamo il lucchetto è bloccato, la velocità di acquisizione di generazione è migliore, è più veloce, oppure se lo sblocchiamo possiamo mettere un numero a caso. Non so, adesso ragazzi, questo non ve lo so dire precisamente, però è così. Ok, torniamo indietro nel nostro pannellino, ok? E andiamo a scrivere qualcosa di nostro. Quindi vado qua e faccio così, CTRL A, Command A e cancello tutto. Ora, avendo cancellato tutto, facciamo qualcosa, ok, di nostro. Mettiamo il caso che vogliamo fare un logo, ok, un logo semplice. Quindi se io voglio fare un logo di un panificio, di un tabacchino, non so, di un meccanico, basta che ci scrivo questo. Guardate attentamente. Logo Pino il meccanico. E stop, ok, vado a fare diciamo generare e vediamo cosa combina. Lui va proprio a diciamo a parole, ok, non gli interessa poi alla fine di scrivere genera un'immagine, disegna una cosa, no, basta che mettiamo delle parole, ecco, ok. Allora a questo punto vedete che ha generato questi loghi, vedete che ha messo anche dietro le macchine. Ecco, il problema diciamo, di questi loghi sono belli, solamente che scontornarli è un po' difficile, vi dico la verità, ok? Mi sono imbiancato, forse sta arrivando il sole, era detto che era brutto. Ecco, non so se posso aggiungere adesso, ok, colore sfondo verde. Vediamo un po' cosa succede, ok? Ecco, infatti il fondo verde non ha messo, vabbè, comunque diciamo che ha messo un fondo un po' neutrale o neutro che forse può essere scontornato. Ecco, perché scontornato? Perché non è facile scontornare queste immagini. Non so se è dovuto proprio all'immagine stessa che è molto complessa oppure non so, il problema è veramente un po' grave questo. Per cancellare, vedete, cancellate così e si va ovviamente a cancellare la scritta la cosa che ho messo. Ecco, adesso andiamo qua sotto e ci mettiamo, innanzitutto ci mettiamo minimal, che sarebbe, penso, un disegno, no? Un pochino minimale, e poi ci andiamo a mettere qualcos'altro. Abbiamo anche, vedete, il 35 mm, che poi sarebbe, poi c'è il grandangolo, c'è il tele, tutto il resto, molto carino, chiaro scuro. Ecco, chiaroscuro minimale, vediamo un po' cosa succede. Ecco, ci ha fatto una persona anche. Sì, ogni tanto non capisce, ovviamente, ha fatto una persona, ha fatto proprio Pino, questo è Pino il meccanico. Allora, ci mettiamo di nuovo, adesso vediamo un po'. Ecco, una cosa, adesso proviamo a fare una cosa, andiamo su Gemini. Sapete che questo è un laboratorio, questo canale, non è un canale di, diciamo, di cose, diciamo, non semplici, ma è un canale di, ovviamente di sperimentazione. Adesso io in Gemini, ok, ci scrivo proprio qua sotto. Ecco, vediamo cosa ci suggerisce, ok? Facciamoci suggerire proprio da Gemini le frasi da scrivere dentro. Vedete che mi dice qua, ok, novella, il sapore, vabbè, questo mi ha detto così, ok, la qualità, vediamo a scrivere proprio questa frase, cosa, ok, cosa succede andando proprio a scrivere così. Poi ci sono anche le parentesi che io ho provato ovviamente a inserire, ma ci sono tante cose da poter sperimentare, ok? Bisogna sperimentare, ragazzi, sperimentare. Vediamo un po' cosa fa. Ok, ha generato un'immagine, ma non è un logo. Però vedete che ha generato un'immagine dove, ovviamente non ha capito novella cos'è perché è pastificio di Sori, ma
pastificio, sì, il panificio, pastificio, no, che fanno pasta, pastificio, e di Soli, e non ha capito ovviamente chi erano. Ora, come promesso, andiamo a vedere questo studio creativo che dovrebbe, ok, portare a vettoriare tutte le nostre immagini. Ed eccolo qui. Bisogna ovviamente loggarsi, ok, sempre, perché ovviamente non può andare, non funziona, ma tiene in memoria tutto quello che abbiamo fatto. Semplicemente andiamo qua, ok, andiamo a caricare il logo appena, diciamo, che abbiamo generato con il ImageFX, che è questo qua. Vedete, lo vado a prendere, lo vado ad aprire, ok, e lui incomincia a fare tutti i suoi manesini e incomincia praticamente a trasformarlo in vettoriale. Ecco, purtroppo, quello che dico purtroppo non è precisissimo, perché poi se andiamo a scontornare o andiamo a metterlo su diciamo vogliamo metterlo su trasparente, è un po' difficile, però diciamo che possiamo, ok, accontentarci di avere un servizio gratuito. Ecco, come vedete, questo da questa parte qua ovviamente è il PNG e da quest'altra parte qua invece è il nostro vettoriale generato. Adesso andiamo a scaricarlo qua, ok, scarichiamo anche questo. Ecco, questo servizio qua, poi magari lo approfondiamo se vi interessa, e all'interno ha anche uno studio, ok, uno studio qua sotto, vedete qua sotto, delle volte va gratis, delle volte invece di pagare. Ecco, vedete qua, qui è all'interno proprio è uno studio di realizzazione di logo. Quindi adesso beh, noi qua non ci facciamo niente caso, però potremo anche andare a vedere un pochino. Qua veramente il logo ve lo dovete fare. Quindi spegniamo qui, andiamo in file e andiamo a vedere in download. Questo è il mio logo, mi sono fatto sempre con non ditelo a nessuno, e questo è invece il logo realizzato con vettoriale. Ecco, io vi lascio a voi, ok, la diciamo, come dire, la sentenza pare buono, ok, pare buono, perché se poi andiamo a, diciamo, andarlo a confrontare con il PNG, guardate un po', ok, anzi possiamo fare una cosa bella, ben fatta, come fanno diciamo quelli che sono bravi, ok, come dice Luca, quelli che sono bravi, fare così, e andiamo a vedere la scritta, ok, e mettiamo tutte e due vicine, un po'. Beh, direi che diciamo l'evidenza, ok, la differenza è chiara, 7up, come dicevano i vecchi spot degli anni 80. Bene ragazzi, cosa ne dite? Cosa ne dite? E con questo servizio abbiamo concluso ovviamente questa sessione di intelligenza artificiale legata a Google Labs ImageFX. Ma io la trovo abbastanza buona. Poi sono reduce da delle conferenze, da dei seminari di intelligenza artificiale, quindi si è un po' capito che, diciamo, è un po', come dire, questi strumenti sono un pochino fatti per dare un po' alle persone la possibilità di utilizzarlo, quindi non sono precisi, magari delle volte sbagliano perché danno priorità alle cose più come dire, più di tendenza, no? Se andiamo a chiedere una cosa magari più particolare non ci sanno rispondere, e quindi è un pochino, siamo ancora un po' all'inizio di questi servizi qua, però avete visto che ImageFX di Google se la cava bene. Poi prima o poi porterò anche Chat On sul canale, perché è un'applicazione per iOS e per Android molto interessante. Con questo ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che mi fate crescere. Arriviamo a 5.000 ragazzi, ma qua veramente tutti arrivano a numeri pazzeschi e io sto fermo. Aiutatemi. Vabbè, non facciamo elemosina assolutamente. Gennaro lo sapete che va avanti ugualmente, anche se siete pochi ma buoni, ricordatevi che siete veramente speciali anche nei commenti, perché veramente siete veramente sempre gentili, a parte qualcuno, ma siete veramente gentilissimi con i sottoscritti. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, è il momento di iscriversi al canale, quindi se volete poi vedere ovviamente i video che arriveranno, azionate anche la campanella. Arrivederci al prossimo video, forse da Genova.